Vedi quali terribili bufere s'affretta a scatenare Orione che declina? Io so per esperienza cosa sia il cupo e minaccioso golfo dell'Adriatico e di quali disastri sia colpevole Iapige, il vento dalle bianche nubi. Solo i nostri nemici, con le mogli ed i figli, dello scirocco possano sentire le raffiche che sorgono improvvise e il muggito del mare tutto nero, mentre persino il litorale trema sotto i colpi furiosi delle ondate. Fin dall'antichità, il viaggio in mare è sempre stato un'impresa sconosciuta che richiedeva un aiuto divino. Un divino che i marinai veneravano e ringraziavano al loro arrivo nei punti di approdo. Luoghi che non erano solo un rifugio marittimo, ma anche un abbraccio spirituale e di devozione. Qui la preghiera si intrecciava con la speranza, la superstizione con la fiducia del divino, creando un profondo legame tra gli uomini e i loro dei. Ora, o tu nata nel mare azzurro, che abiti il santo Idalio e l'aperta Uria, tu che dimori presso Ancona e Cnido ricca di canneti, e Amatunte e Golgi e Durazzo, taverna dell'Adriatico, rendi il voto accolto e compiuto, se non è sgraziato o scortese. È il poeta romano Catullo, nel I secolo a.C., che ci riporta a un culto di Venere, nata nel mare azzurro, praticato nell'antica città di Uria. Anche se ad oggi è ancora scarsa la conoscenza della città romana, le più recenti indagini sembrano confermarne l'identificazione, espressa anche da Catullo nel suo Carme, con l'odierna città di Vieste, sulla punta più estrema del promontorio del Gargano. Ed è qui che un importante sito archeologico, su cui si torna ora a indagare dopo più di 30 anni, potrebbe ulteriormente confermare questa ipotesi. Un'eccezionale testimonianza di un passato dimenticato proprio davanti a Vieste, sull'isolotto di Santa Eufemia, l'isolotto del Faro. Costruito negli anni successivi all'Unità d'Italia, nel 1870, il monumentale faro di Vieste, con il suo raggio di luce proiettato fino a 40 km di distanza, indica il promontorio del Gargano, snodo strategico per la navigazione e cerniera tra il Medio e il Basso Adriatico. Oggi il faro è controllato da dispositivi remoti e i faristi raggiungono l'isola solo per i lavori di manutenzione, ma fino a non molti anni fa vivevano stabilmente sull'isola con le loro famiglie, rimanendo talvolta isolati a causa delle burrasche dell'Adriatico, che nonostante la vicinanza della città la rendevano irraggiungibile. Eredi di una generazione di sentinelle che fin dall'antichità hanno tenuto accesi sull'isola i fuochi di segnalazione per i naviganti. Fuochi che indicavano agli antichi marinai l'approdo agognato durante la pericolosa navigazione e il rifugio dove trovare finalmente la propria salvezza. A differenza del recente modello romantico del mare come luogo affascinante e di scoperta, nel mondo antico era considerato un mondo instabile e mutevole,
che non aveva nulla di meraviglioso, né tantomeno di affascinante. In particolar modo, nella cultura greca, le onde erano associate alla sventura e la navigazione era motivata quasi esclusivamente da scopi militari e commerciali. Con la mia presente metto a vostra conoscenza l'esistenza sullo scoglio di Santa Eugenia di parecchie grotte nella parte di esso prospiciente alla città, sulle cui pareti sono incise numerose iscrizioni di epoche molto differenti, quasi tutte dovute ad ancoraggi forzosi, avvenuti a ridosso del detto scoglio, in un periodo di tempo più volte secolare, e che sarebbe molto importante dal lato storico di decifrare e di metodicamente studiare. Così nel 1924 scriveva il medico Michele Petrone, pioniere delle ricerche storiche ed archeologiche sulla cittadina garganica. Ma solo nel 1987, grazie al professor Angelo Russi, verrà condotta la prima indagine sistematica di questi ipogei, ma senza riuscire a completarne lo studio, come lui stesso racconta. L'accumularsi di difficoltà di ogni genere rendono sempre più problematiche le indagini. Lo studio del patrimonio epigrafico è ben lungi dal potersi considerare ultimato o anche solo a buon punto. Oggi, dopo un secolo dalla segnalazione di Petrone e a 30 anni dalle indagini di Russi, un'equipe di ricerca torna sull'isola per una nuova campagna di indagine e scavo di questo importante, ma poco documentato, sito archeologico. La ricerca fa parte del più ampio progetto Il mare e il sacro, approdi degli uomini e degli dei. Un progetto sull'archeologia dei paesaggi costieri e subacquei dell'Adriatico, che intende preservare l'eredità culturale e promuovere la comprensione delle connessioni e interazioni che hanno plasmato la vita di quest'area. Guidati dal professor Giuliano Volpe, ne fanno parte archeologi e ricercatori delle università di Bari e di Foggia, supportati dai tecnici di archeologia e speleologia dell'organizzazione no profit Asso di Roma. Può uscire qualunque cosa? Quindi li allochiamo al cappero che così prendono la Roma. Vai, entriamo? Vado io? Vai, vai. Questa è una piccola saggetta. Ah, cavolo, quello dico questo. L'isola di Santa Eufemia, di fronte alla città di Vieste, l'antica Uria, ha sempre avuto un ruolo strategico nella navigazione dell'Adriatico, perché è posta nei pressi del Capo del Gargano. Ora siamo in una delle grotte di questo santuario dedicato a Venere, Sosandra, cioè salvatrice degli uomini, frequentata da marinai già in età antica, in età romana, e poi anche in età tardoantica, altomedievale, medievale, fino a tempi molto recenti. Nei secoli si è dunque sviluppata una dimensione sacra connessa alla navigazione, testimoniata anche dal numero di divinità legate al viaggio per mare, ciascuna associata ad aspetti ben precisi della sfera marittima. Venere, tra tutti, aveva la capacità di calmare le acque e di garantire un viaggio sereno ai naviganti. Vigile tu su frangenti di mare, ricevi le torte di questo rito magro che ti mando. Io varcherò domani la piana marina dell'Ionio, al seno punterò l'idotea nostra. Brilla di lume, Ciprigna.
seconda l'amore e la vela, tu, sovrana di talami e di lidi. La definizione sovrana di talami e di lidi evidenzia chiaramente il doppio ruolo di Afrodite di dea dell'amore e dea del mare. Pontia, Euploia, Galenaia sono solo alcuni dei nomi con cui veniva invocata a seconda delle condizioni del mare, dalla tempesta alla bonaccia, al felice approdo. Un doppio ruolo già presente nelle mitologie arcaiche che verrà poi ereditato dal mondo ellenistico. I due eroi, Teseo e Giasone, ricevono da Afrodite la protezione necessaria per superare i pericoli del mare, ma anche l'aiuto per coronare il loro viaggio d'amore con Arianna e Medea. Avventura marinara ed erotica sono qui legate in maniera inestricabile. Dell'originaria dea greca Afrodite e Sosandra esistono alcune statue di epoca romana, copie dell'originale in bronzo dello scultore greco Calamide, che il poeta Luciano di Samosata collocava all'ingresso dei propilei dell'Acropoli di Atene. La dea è coperta da un mantello panneggiato in pieghe da cui si intravede la veste leggera sottostante e il suo sorriso appena accennato è dignitoso e lieve, uno degli esempi più importanti dello stile definito severo, caratteristico della scultura greca del V secolo a.C. Ci vorranno alcuni secoli prima che un altro grande scultore greco, Prassitele, con la sua Venere Cnidia, ne metta a nudo le forme perfette e ci consegni il modello classico della Venere che arriverà fino ai nostri giorni. Se tutta la geografia costiera antica del Mediterraneo è costellata da santuari marittimi lungo le rotte di navigazione, nello spazio del Basso Adriatico i numerosi santuari di Euploia, ovvero di buona navigazione, costituiscono una geografia del sacro del tutto originale. Tra le numerose grotte santuario presenti lungo la penisola salentina, sicuramente la più conosciuta è la Grotta della Poesia, oggi frequentata meta turistica tra Rocca Vecchia e Torre dell'Orso. Costituita in realtà da due grotte di diverse dimensioni, nella più piccola è stato rinvenuto un numero assai elevato di graffiti e iscrizioni in lingua messapica, greca e latina, purtroppo di ardua decifrazione sia per le particolarità linguistiche che per le precarie condizioni di conservazione. E non è casuale che sulla costa albanese, in posizione perfettamente speculare alla Grotta della Poesia, si trovi l'imponente santuario marittimo all'aperto della Baia di Grammata, nel braccio di mare più breve ma più pericoloso dello stretto di Otranto. La baia rappresentava un punto di ancoraggio favorevole per naviganti in difficoltà a causa del maltempo. Sulla parete ricca di iscrizioni ve ne sono alcune di epoca ellenistica con dediche ai Dioscuri, difensori della navigazione e salvatori delle navi e dei marinai dalle tempeste e dai naufragi. Nessun voto fu fatto agli dei della spiaggia quando giunse da quel mare lontano fino a questo limpido lago. Ma questo fu prima. Ora invecchia in una pace solitaria e si dedica a te, gemello Castore, e al gemello di Castore. Quindi ora bisogna capire i Dioscuri in che cosa sono stati trasformati dal punto di vista cristiano. Di solito sono i santi medici.
ci sono iscrizioni cristiane con la croce, iscrizioni invece pagane, greche e latine. E questo santuario fa il paio con altri santuari noti anche nelle coste pugliesi, per esempio il santuario della Grotta della Poesia o quello di Vieste dedicato a Venere Sosandra, ma molti altri saranno sicuramente da indagare, e anche questo santuario è ancora inedito, aspetta di essere studiato per tutto l'apparato epigrafico e anche archeologico, perché sicuramente ci saranno strutture del santuario in prossimità della foce. Grazie a Zeus, ai restanti dei e a te, o sposa di Zeus, ho trovato questa sorgente. E qui preghiamo gli dei che ci guidino. La presenza di un tempio o edificio di culto coincideva quasi sempre con la possibilità di effettuare una acquata, ovvero il rifornimento di acqua. Elementi che testimoniano in questi contesti l'importanza fondamentale delle risorse idriche, a cui di conseguenza furono attribuite valenze sacrali. E anche sull'isola di Santa Eufemia, dopo alcune ricognizioni, viene individuata dai tecnici speleologi dell'Asso la vena d'acqua dolce sotterranea. Va verificata l'eventuale presenza negli strati inferiori di oggetti più antichi di vita quotidiana o ex voto caduti o gettati di proposito. Ma già dalle prime verifiche sorgono dubbi sull'attuale qualità dell'acqua. Dopo la rimozione dei detriti, l'acqua presente nella frattura, come previsto, si estende alla zona di interesse ed è necessario provvedere alla sua aspirazione. Si procede all'installazione di una pompa da 150 litri al minuto, che però, anche dopo alcune ore, riesce ad abbassare il livello di soli 15 centimetri, confermando l'attività della vena. Purtroppo, i risultati dell'analisi dell'acqua ne confermano la pessima qualità e l'impossibilità di continuare lo scavo in semi-immersione, rinunciando ad una sicura opportunità di ulteriori rinvenimenti. Si iniziano le attività di scavo nelle due grotte che compongono il sito, rimuovendo nella grotta principale parte dei pavimenti di epoca recente, allo scopo di esplorarne la stratigrafia fino al banco roccioso originario. La presenza di tagli irregolari e di blocchi parziali lasciati in loco indica un'intensa attività di estrazione di pietra sia in epoca antica che moderna. Attestazione dell'utilizzo costante della pietra calcarea dell'isola, utilizzata forse nell'antichità per la costruzione di edifici a Uria. È cemento? Non sono la perizie. Qui c'è un'edicola che è stata sicuramente poi riutilizzata nel 1800. Poi c'è anche forse una raffigurazione, illuminati, forse del Golgota. Sì, di solito la croce è sulla collina, questa croce, vabbè, la dobbiamo capire meglio. Qui c'è una bella croce con il contorno, anche questa sembra tarda età medievale, mentre nelle altre nicchie non si legge quasi nulla, anche se c'è un tentativo di realizzare una cornice, una decorazione. Però questa grotta è molto mal conservata ed è stata sicuramente usata molto meno. È esposta secondo me per un sacco di tempo, mentre l'altra è chiusa, meno male. Questa è disegnata la decorazione? Sì, l'ho disegnata pure questa decorazione. Perché è strano. Sembra essere quasi aggiunta. Sì, aggiunta. Una decorazione aggiunta. Come e poi qui c'è Mattia con questa... Sì, con la...
E poi questa croce particolare. Com'è? Ha un triangolo alla base? Sì. Le modifiche e il riutilizzo delle grotte fino a tempi recenti come magazzini o ricoveri per animali ne hanno però compromessa l'architettura originaria e alterato il complesso patrimonio epigrafico più antico. Hanno ripulito, ci hanno messo gettato di cementino. Ma se nella grotta più piccola si conservano pochi segni, per lo più croci e tratti incerti di piccole dimensioni, il maggior numero di iscrizioni si trova nella grotta principale, di cui coprono estensivamente tutto il perimetro. È qui che si svolge il più importante ma più complesso lavoro di decifrazione e catalogazione delle iscrizioni da parte dei ricercatori. Allora, la V sembra. E la B? Che Nagus? No, non ci sta. E la V non è una V quella? Allora, No, la D è allora, c'è scritto Dena, la A è sotto la gamba della R di Venere. Il resto lo puoi mettere di proporzione, capito? Venere di Sosandre. Tra la I e la M c'è qualcosa? E quindi? No, no, un cristogramma? No, non ce ne sono fino a questo non lo vedo, ma sì, no, qui c'è veramente... No, sono uno sull'altro. No, ma poi si interrompono improvvisamente. È proprio un palinsesto. Scrivi Ma queste sono tutte medievali, tra l'altro c'è la scrittura unciale. Scrivi V. Ma rispetto a IRK dov'è? In alto a destra, un po' più in alto. Illeggibile. No, togliamo. È quella che è unica. Però chiude due iscrizioni, non è 3 iscrizioni. 3, poi A, non so come dico. Sì. C'è una scrittura assurda. Ma hanno voluto. Queste qua sono contemporanee. Più di 200 incisioni nella pietra composte da testi in greco, latino, italiano e poi simboli, navi e croci cristiane. Un patrimonio epigrafico che testimonia la lunga frequentazione di questo luogo dall'antichità fino all'età moderna. Dalle più antiche iscrizioni dedicate a Venere e Sosandra a quelle cristiane medievali, fino a quelle di visitatori e faristi che hanno abitato l'isola tra l'Ottocento e il Novecento, desiderosi di far parte di questa memoria collettiva incisa nella roccia. Purtroppo, in alcuni casi, queste incisioni moderne hanno però compromesso la riconoscibilità delle scritte più antiche. Di nuovo Michele Petrone, che nel 1924 aveva segnalato la presenza di queste iscrizioni, alcuni anni più tardi, in una lettera al soprintendente, comunicò di aver rinvenuto un dolio, ovvero un grosso contenitore di terracotta, sulla provinciale Vieste Peschici e presso Punta Santa Croce, di fronte allo scoglio del faro, una piccola statuetta di donna panneggiata, forse una Venere.
ma purtroppo con il passare degli anni se ne sono perse le tracce e oggi ne rimangono solo alcune foto che il Petrone inserì nella sua segnalazione. Una statuetta forse non molto diversa da quella che probabilmente occupava una nicchia trapezoidale al centro dell'architrave modanato del periodo più antico, dove sono riconoscibili almeno 5 iscrizioni dedicate a Venere Sosandra. Partenza e arrivo, momenti cruciali del viaggio in mare, erano soggetti a determinati obblighi rituali e sacrifici di propiziazione e di ringraziamento. La nave aveva una divinità protettrice a cui era consacrata, rappresentata da disegni e ornamenti collocati sullo scafo, e statuette della divinità accompagnavano il comandante e i marinai nel loro viaggio. Lo confermano alcuni rinvenimenti subacquei in antichi relitti sommersi o all'interno di grotte marine. Ne è un esempio la spettacolare grotta Zinzulusa, nel tratto di mare più meridionale della penisola salentina. Conosciuta ed esplorata per il suo importante patrimonio biologico e faunistico da speleologi e speleo-subacquei di tutto il mondo, ha restituito nel passato anche diversi reperti archeologici, tra cui appunto una statuetta di Afrodite, che forse può indicare l'utilizzo della grotta come luogo cultuale e di ringraziamento. Ma se nei casi delle grotte della poesia e Zinzulusa il patrimonio archeologico è stato compromesso da fattori ambientali e climatici, nel caso della grotta di Venere Sosandra, l'intervento successivo dell'uomo, che per esempio in epoca recente l'ha utilizzata come magazzino e cucina, ne ha sicuramente alterato la struttura originaria, rendendo complessa l'interpretazione della sua architettura più antica. Il complesso lavoro di rilievo topografico ha permesso di ipotizzare che l'ambiente rettangolare anteriore, dove sono presenti le dediche a Venere, rappresenti il nucleo più antico dell'insediamento rupestre, costituendo soltanto l'estremità finale di una grotta di dimensioni più ampie, oggi perduta. Ed è qui, nella zona esterna anteriore, che il lavoro di scavo sta riservando non poche sorprese. Sul fronte delle due grotte emerge un sistema di cisterne a campana, rivestite da uno strato impermeabile di coccio pesto e alimentate da un reticolo di canalette che convogliava l'acqua piovana, costituivano un sistema di vasche utilizzate probabilmente anche per il lavaggio e la conservazione del pesce. Di difficile inquadramento cronologico, questo articolato sistema idraulico potrebbe confermare l'ipotesi che qui vivesse una piccola comunità di persone addetti alla gestione del luogo di culto e anche ad attività produttive. Una tipologia di sito molto diffuso nell'antichità, di cui possiamo trovare un'importante testimonianza ad alcuni chilometri a nord della città di Tieste, nello straordinario cimitero rupestre della Salata. Il cimitero della Salata, un monumentale cimitero rupestre con vari ipogei e poi questa grande sala con decine di sepolture, che probabilmente recupera uno spazio che precedentemente in età romana aveva visto degli impianti per la salagione del pesce, di qui forse anche il toponimo Salata, come dimostrano alcune vasche intonacate che probabilmente erano utilizzate appunto per l'allevamento del pesce. Questi cimiteri costellano un po' tutto questo territorio e ovviamente sono da riferire dagli abitati, quindi anche l'età tardoantica, altomedievale ha una sua rilevanza nel territorio di Uria, che ha poi una storia importante anche nell'età medievale e moderna.
La storia di un contesto territoriale di grande complessità e con un patrimonio archeologico che deve essere ulteriormente indagato e approfondito. Ne è una viva testimonianza la raccolta archeologica presente oggi nel Museo Civico Michele Petrone a Vieste, di recente riallestimento. Il museo è costituito principalmente dalla preziosa collezione che Petrone lasciò in eredità al museo, integrata poi negli anni successivi da ulteriori rinvenimenti. Una narrazione del territorio che va dalla miniera preistorica di Selce e della Defensola alle iscrizioni greche e messapiche dedicate a Demetra, dea della nascita e della fertilità, fino al ricco nucleo di ancore in pietra e in piombo e anfore da trasporto, testimonianza dell'antica vocazione marinara viestana in età romana e tardo antica. Anfore come quelle di cui vengono rinvenuti numerosi frammenti nello scavo esterno della grotta. Testimonianza di una fitta rete di commerci mediterranei nella quale l'antica città di Uria era pienamente inserita e che forse possono ulteriormente confermare la sua localizzazione con l'odierna Vieste. Ne sono un'ulteriore conferma i numerosi rinvenimenti subacquei isolati o in giacimenti di anfore greco-italiche per il trasporto del vino e il ricco panorama di relitti sommersi disseminati lungo le coste di tutta la Puglia, testimonianza dell'intensa vitalità dei commerci marittimi dell'Adriatico dall'età antica a quella tardo medievale e moderna. Le indagini subacquee nelle isole Tremiti, le coste del Gargano e il litorale sabbioso della Puglia settentrionale hanno restituito numerose informazioni. Ma alle molte segnalazioni ed alcuni interventi puntuali, purtroppo non sono sempre seguite delle specifiche ricerche sistemiche. Ne è un esempio il relitto delle Tegole, che si trova nella baia di Campi, alcune miglia a sud di Vieste, dove il gruppo dei tecnici di archeologia subacquea dell'Asso, con il supporto della Guardia Costiera, effettua una veloce ricognizione. Li guida l'archeologo subacqueo Giacomo di Santa Rosa. Il contesto, il ritrovamento fa la differenza. Qui abbiamo perso quel dato del contesto, però abbiamo questa grande concentrazione. Che cosa sappiamo? Che Baia di Campi, Sanguinara, Porto Greco sono tutte le baie che hanno restituito queste acque. Quindi in un modo o in un altro quelle sarebbero delle aree indiziate per avviare le ricerche subacquee perlomeno, anche Molinella dall'altra parte. Non senza difficoltà, il gruppo riesce a ritrovare il sito del relitto sommerso, aggiornandone la posizione GPS e effettuando una rapida ricognizione fotografica da cui si intravede il carico, composto principalmente da materiale da costruzione, quali pietre e laterizi. Ma per individuare e documentare il relitto in maniera approfondita, sarebbe necessario attivare uno specifico progetto di ricerca e delle sistematiche campagne di scavo subacqueo. Dallo scavo esterno emerge anche un ricco patrimonio ceramico, costituito principalmente da ceramiche da mensa e da cucina, di età tardo-antica, databili al IV-VI secolo d.C. La presenza di molte croci e simboli ecclesiastici testimonia la continuità di vita e di culto del santuario con il passaggio dai culti pagani a quelli cristiani. Ma non sappiamo con certezza se poi fosse dedicato alla Vergine Maria o a Santa Eugenia, poi diventata Santa Eufemia. Nell'anno 1000, dopo aver riunificato la costa dalmato-bizantina e affermato la supremazia della Repubblica di Venezia nel mare Adriatico, il doge Pietro Orseolo II si apprestò a soccorrere Bari assediata dai Saraceni da più di 5 mesi e ridotta ormai allo stremo, come racconta il gesuita Antonio Beatillo nella sua Storia di Bari. In una spelonca nell'isoletta del porto della città di Viesti, nell'andare in questa impresa pigliò il doge un po' di riposo
e se ne legge intagliata nel sasso, con caratteri antichi, questa memoria. Questa è quella del Doge, in cui fin qui è stata scritta dalla stessa persona in andata, prima di andare a soccorrere Bari. Invece di qui, poi questa è una scrittura completamente diversa. Questa. Cioè si sono rifermati? Al ritorno si sono, ipotesi al ritorno probabilmente si sono fermati. Oppure hanno mandato qualcuno per... Infatti questo è molto bello. Sì, è diversa. Da qua comincia la scritto così. E sotto che gli dice? Cioè questo è il punto. Sì, ed è pugnavit. No, questo è pugnavit. Cum. No. Comunque sicuramente è stata scritta dopo ed è probabilmente stata scritta quando dopo, al ritorno, ritornando su. Nel nome del Signore di Gesù Cristo nostro Salvatore, nell'anno 1003 della sua incarnazione, 3° giorno del mese di settembre, indizione prima, entrò in questo porto Messer Pietro, doge dei Veneziani e dei Dalmati, con 100 navi pronto alla guerra contro i Saraceni che assediavano Bari, e combatté contro quelli. Alcuni uccise, altri mise in fuga. Al suo ritorno vittorioso, la flotta sostò di nuovo presso l'isola e furono aggiunte le ultime 2 righe dell'iscrizione. Per ringraziamento i baresi gli dedicarono una strada e la chiesa di San Marco dei Veneziani. Un evento importante per la città, la cui memoria arriverà fino ai primi del Novecento con il sipario del Teatro Petruzzelli, dipinto da Raffaele Armenise, dove sono rappresentati i veneziani che liberano Bari dall'assedio dei Saraceni. Opera purtroppo andata perduta nel devastante incendio del 1991. Ma come può essere stato? Qua Daniel, bisogna vedere se pure quest'altro non si stava venendo fermato. Questo sta in zitto, vedi il ginocchio un'altra cosa tutti la gamba. Perché questo rischia di cambiare tutto. Ma le sorprese che riserva lo scavo non sono ancora finite. Viene intercettata una piccola necropoli costituita da tombe a fossa terragna di estremo interesse. Si tratta, nella maggior parte, di ossa umane sconvolte da scavi successivi. Ma tra queste, alcune tombe contengono i resti riconoscibili di alcuni individui ancora intatti. Dai primi risultati dell'analisi al carbonio 14 e sulla base della sequenza stratigrafica è stato possibile datare le sepolture in un arco di tempo che va dall'età tardo-antica, tra V e VI secolo d.C., fino al X e XII secolo, in prossimità del passaggio della flotta del doge Orseolo. Determinare però se possa trattarsi di qualche marinaio della flotta seppellito al ritorno della stessa è praticamente impossibile. È più probabile che si tratti di componenti della piccola comunità che viveva sull'isola e si occupava del santuario rupestre. Testimonianze di una continuità di vita durata più di 10 secoli, dall'antico culto di Venere e Sosandra di periodo romano fino alla comunità cristiana medievale, che ne fanno un sito di eccezionale importanza archeologica e storica. Dopo 3 anni di scavi, quello che potevamo acquisire lo abbiamo sostanzialmente acquisito. Nella fase finale della nostra ricerca, di questo triennio di attività sul campo, abbiamo voluto trasformare una ricerca fatta dagli archeologi per far crescere la conoscenza in un progetto di coinvolgimento della città. Ora si tratta di fare un salto, di passare da un progetto di ricerca, di conoscenza, ad un progetto di tutela
valorizzazione e soprattutto gestione del patrimonio culturale. I visitatori potranno così percepire la storia di quei marinai che per secoli hanno solcato acque tumultuose, affrontando correnti imprevedibili e tempeste che mettevano a rischio la loro sicurezza. Naviganti che trovavano in questi luoghi non solo un rifugio marittimo, ma anche un abbraccio spirituale e di devozione, dove la preghiera si intrecciava con la speranza, la superstizione con la fiducia nel divino, creando un profondo legame tra i marinai e l'ambiente che li circondava. Una profonda interazione tra l'umano e il soprannaturale, un punto d'incontro tra uomini e dei, mare e sacro.